Va bene, lo rivelo. L'obiettivo di quest'anno, uno degli obiettivi di quest'anno principalmente sarà andare a provare Silence in Norvegia quest'estate. E siccome è un obiettivo al di sopra di tutto quello che ho fatto fino adesso, io e il mio allenatore Roberto Bagnoli abbiamo deciso di sottopormi periodicamente a dei test fisici, di forza, di resistenza, di varie caratteristiche, per monitorare il mio stato di forma durante l'anno. Per fare questo ci siamo appoggiati a Physiorock, ovvero il dottor Olaf Panozzo, che siamo qui adesso nel suo studio e ci spiegherà un po' meglio i tipi di test che lui di solito fa fare ai suoi pazienti. Seguirò in realtà due linee di test, una serie di esercizi un pochino più seria e improntati all'allenamento, e dopodiché proverò il 9C Strength Test, di quello famoso provato da Magnus Midtbø. Ovviamente quel test sarà più goliardico, ma potrebbe essere anche un'indicazione per vedere il mio stato di forma in vista di Silence. Vi spiego quello che prevede il menù di oggi in termini di test, che sono quelli che vedete riportati qua. I primi tre sono dei test di forza. Mid-thigh pull è, diciamo, l'indice di forza globale del corpo, quindi una misura della forza a livello delle gambe principalmente. 3, 2, 1, vai! Ale, dai, Ale, dai, 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 Ale, dai, Ale, dai, 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 spingi, spingi, spingi! Ok. Buono. Bene. Ho fatto 182, quindi è 3.3, sì, secondo me arriviamo a 3.0 come rapporto peso-potenza. Poi andremo a misurare il pull verticale, ovvero la forza di trazione dei grandi muscoli. Là. Cosa in quel modo dovrebbe tenerti fermo? Allora, 4, 3, 2, 1, Ale, dai Ale, dai, dai, dai Ale, dai, 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 tira, 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 stop. Nel senso che vedi una curva che sì. parte, si livella, il tuo piccolo hai toccato qua e poi tendenzialmente tende un po' a calare. Ok. Questi qua sono i chili? Esatto, 71 e 5. esatto, e quelli alle X sono i secondi, a 3 secondi. ok, Vedi, come ti dicevo, il massimale di solito lo tocchi in questa finestra. Ok. Tendenzialmente se una persona lo tocca dopo, probabilmente il picco massimale è un po' più alto. Ok. 1, vai. Ale, dai, Ale, dai, 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 tira, 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 Ale, dai, 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 stop. Ok. E poi ti dico, di tutte le persone che ho testato fino adesso, non ho mai trovato nessuno che aveva destra e sinistra uguali. No, chiaro, sì. E Però pensavo una differenza la più alta. sensazione quando scalo Ok. o quando faccio trave, pensavo ci fosse più differenza. Magari vediamo se c'è una differenza maggiore sulla parte di dita. Potrebbe essere, in effetti. Quindi se pesassi 71 kg riuscirei comunque a fare un monobraccio. Se pesassi 71 kg faresti un bloccaggio. Non riuscirei a tirarmi su? No, perché questo è un massimale isometrico. Ok. Il massimale isometrico è sempre un 15% sopra quello che riesci a muovere massimale. Ok, Quindi interessante. per fare una monobraccio dovresti essere 1.15 circa. Poi Ok. c'è un po' di variabilità individuale. Per capire quanto posso mangiare e ingrassare. Esatto. Posso Quanto ingrassare margine ha? fino a 65 kg, posso ancora ingrassare e la monobraccio ce l'ho ancora. quindi. Esatto, perché puoi mettere su un po' di massa in più e sei a posto comunque. 2, 1, vai. Ale, dai, Ale, dai, 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 tira, 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 Ale, dai, 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 stop. Ok, hai fatto di più di prima. Sì. Hai fatto 70. Poi considera che sono un effetto di apprendimento. Sì, adesso Una volta che li fai, man mano capisco. che li ripeti migliori, ma non perché sei più forte, ma perché il tuo Sì, cervello capisce. capisco come tirare. E adesso hai fatto 74,7, quindi il rapporto peso-potenza è 1,4. Ok. 2, 1, vai. Ale, dai, 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 Ale, dai, Ale, dai, 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 tira, tira, tira. Stop. Poi
Poi andremo a vedere il massimale di dita, che magari è quello che ci interessa anche un attimino di più e che mi dà un riferimento anche poi per i test che faremo successivamente. 3, 2, 1, vai! Ale, dai, Ale, dai, tira, Ale, dai, stop! 2, 1, vai! Dai, Ale, dai, tira, Ale, dai, stop! Ecco, vedi qua la differenza è maggiore. Ad esempio sulla destra appunto hai fatto 61,8, sulla sinistra hai fatto 55,4, quindi sono comunque 6 kg. Proprio la curva rossa, Sì. vedi che cresce gradualmente, tocca un picco e siamo sempre sui 3 secondi e mezzo, vedi come ti dicevo prima, e poi cala. La differenza che abbiamo su questo test rispetto al massimale è che non hai più 5 secondi a disposizione come prima, ma ne abbiamo un secondo solo. Quindi immagina di essere sulla linea dei 100 metri. Quando io ti do il via, tu devi dare il massimo della forza che hai a disposizione con il massimo della velocità, come se fosse proprio un colpo. 3, 2, 1, vai! Stop! 3, 2, 1, vai! Ale, stop! Il secondo invece è più legato al termine di power endurance, quindi diciamo quanto riesco a conservarla con la mia potenza, con la mia velocità, quindi un numero diciamo di trazioni esplosive notando quando va a calare la velocità. Ale. L'ultimo test invece è un test che potremmo definire di resistenza un attimo più pura, quindi quanto riesco a conservare la mia forza su un repeater, quindi 7 secondi tiro, 3 secondi lascio e ripeto per 25 volte. Lì andremo a vedere come la forza di Stefano si conserva e nel tempo riusciremo a determinare anche la sua capacità aerobica. Prepara. Ali. Ale. Dai, Ale, dai, tira, Ale. Dai, Ale, tira. E poi. Vai, Ale, dai, Ale, tira. Dai, non mollare. Dai, stop. Vai, Ale, dai, man, tira, Ale, dai. A few minutes later. Tira, Ale, dai. Guarda, non muovo più la mano. È tutta storta. Dai, Ale, dai, tira, Ale, dai. Stop. One eternity later. Dai, Ale, non mollare, dai. Stop. Un test molto interessante nel tuo caso è il Rate of Force Development. Interessante perché se noi andiamo a guardare le tue curve, in generale si vede che impieghi molto tempo a reclutare la tua forza, perché la curva non è particolarmente ripida, e non ne recluti tantissima, quindi significa che in un movimento rapido non hai tutta la tua forza massimale a disposizione, ma ne hai una percentuale che abbiamo visto più o meno sta fra il 60 e il 70%. Ok, interessante questo. Poi il test successivo che abbiamo fatto alle trazioni era interessante perché ricalca un pochettino questo profilo. Il numero di ripetizioni esplosive che avevi sulla 20 mm a un 60% del tuo massimale stava fra le 3 e le 4 ripetizioni, quindi significa che movimenti esplosivi ne hai relativamente pochi, 3-4 movimenti, dopodiché la tua potenza inizia a scendere. Ok. Infine il test di capacity, anche questo ricalca un attimino il profilo che abbiamo visto per quanto riguarda le trazioni, quindi il numero di movimenti a una percentuale elevata, diciamo sopra l'80%, sono solo 3, i primi 3, dopo sia per quanto riguarda la destra e la sinistra ha iniziato a calare
7 movimenti, 8 movimenti al 70%, dopodiché ti sei fermato a un circa 60%, che probabilmente è la tua soglia aerobica. Che potrei continuare per... All'infinito, virtualmente. Ok. Mentre movimenti a un'intensità elevata, anche qui non ne abbiamo tanti. Ok, quindi corrisponde abbastanza anche al Corrisponde, test di prima. esatto, c'è una corrispondenza abbastanza diretta a quello che abbiamo visto per quanto riguarda la potenza. Ok. Ok, ora iniziamo il test del 9C, è abbastanza semplice da comprendere, sono 4 esercizi e ogni esercizio dà a un massimo di 10 punti. Ogni punteggio poi che si riesce a ottenere viene attribuito a un grado in cui teoricamente si dovrebbe riuscire a fare. Sono anche curioso di vedere se questo corrisponde poi alla realtà. Ovviamente è da prendere con le pinze e non c'è niente di scientifico dietro, però è curioso e sono curioso di provarlo. Il primo esercizio è una sospensione di 5 secondi con sovraccarico. I punteggi sono dati in base al sovraccarico che si mette e 10 punti lo dà il 220% di sovraccarico, ovvero il mio peso più ancora un pezzettino, è più del doppio del mio peso. Il secondo esercizio è più o meno simile, però si fa sulla trazione, sulla sbarra, e anche qui 10 punti viene dato da 220 del massimo carico rispetto al mio peso, e anche qui 10 punti viene dato dal massimo. Il terzo e quarto esercizio sono più semplici da spiegare. Il terzo esercizio corrisponde a una front lever in cui il massimo viene dato da 30 secondi di front lever e man mano scendendo di secondi danno 9, 8, 7 punti, mentre l'ultimo esercizio è anche abbastanza semplice da fare, bisogna stare appesi a una sbarra per più tempo possibile. Il massimo punteggio viene dato se sto appeso 6 minuti. Ogni 30 secondi in meno viene scalato un punto, quindi mi sembra 5 minuti e mezzo viene scalato un punto, quindi sono 9 punti o qualcosa del genere, devo controllare, ma verrà la grafica qui scritta. L'obiettivo ovviamente sarà arrivare al 9C, quello è l'obiettivo utopico. L'obiettivo realistico sarà arrivare al 9B+, che teoricamente è il grado che ho scalato, quindi se arrivo almeno al grado che ho scalato sono contento. Però ho visto gli esercizi in parecchi video e penso saranno molto duri. Per il primo esercizio abbiamo deciso di puntare a 9 punti per ora, quindi si tratta esattamente del mio peso. Quindi io peso 55 kg, mi appenderò 55 kg e l'obiettivo è rimanere 5 secondi appeso sulla tacca da 2 cm. Se riesco a farlo, proviamo il 220. Porca troia, ma che cazzo è? Ti conviene? Esatto. Non so neanche se riesco a stare in piedi con... Porca troia! Madonna! Ok. Quando stacchi i piedi lo faccio partire. Vado. Aspetta che tocca. Ok. Vado. Ale. Dai Ale, dai, stop. Ok. 9 punti ce l'abbiamo. Secondo me posso andare per il 10. Ok. Mi sono sentito bene. Vado. Quando vuoi. Ale. Dai Ale, dai Ale, dai, stop. Oh sì, 10 punti. Madonna. Possiamo arrivare al 9C. Allora io ritornerei per la trazione Al tuo peso? al mio peso. Ok, passiamo al secondo esercizio, quindi una trazione proviamo col 200% come si dice? Del tuo peso. Del mio peso, quindi il mio peso 55 kg più 55 kg, quindi un totale di 110 e devo fare una trazione, sarà dura. Se riesco, come nell'esercizio prima, mettiamo gli 11 kg in più, però tanto faccio fatica solo a sollevarli. Porca vacca. Ok, per fortuna poi posso fare così. Questo lo tolgo, lo pianto da qualche parte. Ok.
Ale. Andare col mento sopra. Esatto. Ale. Yes! Ok. 9 punti ce l'abbiamo, ma qua la vedo dura arrivare a 10. Mi viene male solo pensarci. Dai. No. Oh no, nessuna speranza di muovermi così. Ok. Mi accontenterei di un 9. 9 punti. 9 punti per... Ok, facciamo un recap dopo i primi 2 esercizi. Abbiamo 10 punti nel primo, sulle dita, e 9 punti sulla trazione. Per ora siamo a 19, abbiamo ancora 2 esercizi e poi vedremo il totale e dopo vedremo il grado che corrisponderà al totale di questi punteggi. Ok, front lever. C'è uno step intermedio che sarebbe la L-sit che dà 6 punti, ovvero stare un tot di secondi in questa posizione, oppure lo step successivo è la front lever che è questa posizione. Partirei direttamente dalla front lever, che il tempo minimo è 5 secondi, credo di farcela 5 secondi, e da 7 punti. 10 secondi 8 punti, 20 secondi 9 punti e 30 secondi 10 punti. Ovviamente puntiamo i 10, però vediamo, ci sarà Olaf che mi dirà il tempo e mi dirà quando ho finito, mi dirà quanti punti ho fatto. Pronto? Pronto? Quando stacchi non ci sono. Ale. Dai. Quanto sono stato? 13 secondi. 13! Mannaggia, speravo di più. 8 punti, dai, aggiorniamo la tabella. Verso il pennarello. Ok, 8 punti. Stiamo calando qua. Siamo in calata. L'ultimo esercizio. Stare appesi alla sbarra. Sarà un esercizio di sofferenza. Però se voglio arrivare al 9C ho bisogno di un bel po' di punti. Ok, inizia il test più impegnativo. Stare appeso alla sbarra e durerà, spero, 6 minuti. Per arrivare a 10 devo fare 6 minuti. Ale. Pronto? Quando vuoi. Ok. Quanto manca? Un po'. C'è un minuto. Veramente? Mi sembrano passate 3 ore. Madonna, sento male negli avambracci. Quanto siamo? 3:30. Ora. Perché 4 ce la posso fare. Dai. 1 minute 37 seconds later. Cinque minuti, dai. Mi accontento. Ok. Si stendono le dita. Forse potevo arrivare a 5:30, però sapendo che il prossimo scarino sarebbe stato 6, non so se vale la pena così soffrire così tanto inutilmente. per niente. Ok, ho fatto 5 minuti, 6 minuti corrispondeva al punteggio di 10, 5 minuti corrisponde al punteggio... No, non riesco neanche a scrivere, non ce la faccio più. 9, quindi possiamo arrivare alla conclusione che abbiamo fatto 10, 19, 27
36 punti di un totale. Al punteggio 40 corrisponde il grado 9C e al punteggio 36 corrisponde, attenzione, il grado di 9A+. Questo è quello che secondo il test, il 9C test, dovrei scalare. Quindi ho scalato troppo rispetto al mio test, oppure ho fatto qualcosa che non andava bene nel test, o sono troppo debole in questi test, perché ho scalato 3 9B+, oppure andranno sgradati a 9A+. La conclusione è che mi allenerò principalmente per questo test, non più per Silence. A questo punto voglio arrivare a fare tutti i 10 e poi Silence passerà in secondo grado.